Se vi piace il polpettone, oggi ve ne propongo uno con un cuore golosissimo e non basta, gli ho fatto anche un bellissimo vestitino. Volete sapere di cosa si tratta? Seguitemi! Iniziamo con l'impasto per il nostro polpettone. Abbiamo carne trita, io uso la macinata mista di suino e di bovino, ma anche qui scegliete quello che vi piace. Aggiungo sempre della salsiccia perché dà un sapore molto più consistente, diciamo. Ma questo è facoltativo, se non vi piace aggiungerla, usate lo stesso peso in carne trita. Però questa è un'aggiunta molto golosa e molto saporita. Potete usare sia le salamelle, sia la luganega o la salsiccia della vostra regione, del vostro posto. Ok. Una cosa che devo fare è tritare il prezzemolo. Io l'ho già sfogliato, cosa significa? Che ho tolto i gambi e uso soltanto le foglie. I gambi io li tengo sempre da parte per dei brodi, per dei minestroni, insomma non li butto mai. Naturalmente se li tenete da parte metteteli in freezer, in una bustina, e all'occorrenza ce li avete. Aggiungiamo anche il prezzemolo, a me piace aggiungerne tanto, poi vedete voi. Cosa aggiungiamo al nostro impasto? La mollica di pane. Io utilizzo sempre una pagnotta o un filone di semola di grano duro, tolgo la crosta, taglio a cubetti e frullo. Poi aggiungiamo 2 uova. Come vedete io la mollica non la ammollo nel latte perché preferisco come liquido aggiungere le uova che tengono insieme l'impasto piuttosto che il latte. Il latte ammorbidisce il pane ma anche l'uovo, solo che l'uovo lega anche di più, il latte no. Uova, pecorino e parmigiano, noce moscata, non può mancare, io ne metto un bel po' perché mi piace tanto. Ci spremo anche uno spicchio d'aglio, facoltativo, se non vi piace potete non metterlo, però dà un sapore. Ok? E ovviamente per finire sale e pepe. Sale mettiamone poco perché già c'è appunto il formaggio che comunque è molto sapido, al limite possiamo assaggiare. E il pepe, ça va sans dire, anche lui dà un buonissimo profumo. Ora possiamo impastare. Ecco, non sottovalutate l'impastamento perché questo serve a tenere insieme il polpettone. Quindi un 5 minuti buoni impastate per appunto amalgamare bene bene tutti gli ingredienti e legarli anche. Dopo aver fatto il nostro impasto lasciamolo riposare almeno 10-15 minuti mentre noi ci dedichiamo a fare altro, così le uova vengono assorbite dal pane, dall'impasto e tutto comincia a profumarsi. Allora, per l'interno, perché abbiamo detto che l'interno del nostro polpettone sarà molto goloso, mettiamo appunto dei formaggi. Io uso la sempre appunto mai citata provola affumicata che mi piace tantissimo, ma potete usare anche quella dolce come vi dicevo, e qui ho della fontina, ma qualsiasi formaggio che voi avete in frigorifero che ha più o meno la stessa consistenza va bene, che sia groviera, che sia un'altra cosa che avete in frigorifero e che vi piace, potete usarla. Cosa faccio io? Di solito appunto prendo una campana, un grattugia campana e grattugio con la julienne più grossa, no? In modo da ottenere questa sorta di bastoncini che sono molto comodi quando si fanno dei ripieni, paste ripiene o comunque qualcosa in teglia o anche un polpettone per esempio. E adesso grattugiamo la fontina. Formaggi grattugiati li possiamo tenere insieme in una ciotola e ora tocca al prosciutto cotto.
Ricordatevi sempre, come vi dico io, che il ripieno potete sceglierlo tranquillamente voi, in base a quello che avete nel frigorifero, a quello che vi piace, non è un problema. Ecco, l'unica cosa che vi sconsiglio di fare in questo polpettone è di mettere all'interno delle verdure che siano, che rilascino acqua, perché è meglio fare un arrotolato forse, ma non un polpettone con dentro appunto delle verdure che rilascino acqua, perché poi magari vi si apre in cottura. Quindi cose piuttosto asciutte. E adesso possiamo andare a comporre il nostro polpettone. Il nostro impasto ha riposato ed è bello sodo, come vedete, così deve essere. Io ho qui 2 fogli di carta forno. Ora vi faccio vedere cosa faremo. Sopra di uno rovescio l'impasto e siccome devo ottenere un rettangolo, no, per avere il nostro polpettone, che devo, come vi dicevo prima, anche farcire, partiamo già da un rettangolo. Appiattiamo con le mani e poi per comodità ci mettiamo sopra un altro foglio di carta forno e con un mattarello cerchiamo di stenderlo come fosse una pasta frolla. Ecco, dobbiamo ottenere all'incirca un rettangolo di 30 x 25 cm, più o meno, poi se volete potete anche farlo con le mani. Io uso il mattarello perché secondo me è più semplice, è anche più diciamo preciso, però non importa. L'importante è ottenere questo rettangolo. Poi anche se non riuscite ad ottenere un rettangolo perfetto, adesso che usate il mattarello, quando togliamo la carta forno con le mani lo aggiustiamo, non è un problema. Non fatevi mai spaventare dalle cose, tutto si può sistemare, quasi tutto. Naturalmente io ho il mio fidometro e vado a misurare. Sì, ci siamo già. Quindi posso togliere il foglio e vado a sistemare, diciamo, un po' il mio rettangolo, ecco. Laddove vedo che è un po' più largo lo stringo, eccetera, eccetera, cercando di formare un rettangolo il più possibile, diciamo, non dico perfetto, ma insomma, come lo vogliamo. Ecco, in questo modo con la carta forno sarà anche molto più semplice poi andarlo ad arrotolare, no? Perché ci aiutiamo ad alzare proprio tutto il composto proprio con la carta forno. Ci siamo, più o meno avete visto che... Allora, che cosa abbiamo deciso di mettere nel ripieno? Il prosciutto cotto che io per comodità ho già tritato, avete visto che prima l'ho fatto molto velocemente. Ecco, lasciamo almeno 2 dita, anzi forse anche un pochino di più, vi dico 3 dita di impasto libero lungo tutti i bordi, perché altrimenti poi fa fatica a chiudersi. Invece per quanto riguarda il formaggio possiamo metterlo al centro e compattarlo già anche un po' con le mani, in questo modo, in modo che stia fermo e quando andiamo ad arrotolarlo non ci venga dietro. Sapete che poi gli ingredienti si muovono un po' tutti. Ecco qua. Se volete riempirlo di più, fatelo, ma state attenti, come vi dicevo, a lasciare lo spazio che serve perché poi si sigilli per bene. Quindi adesso andiamo a chiudere il nostro polpettone aiutandoci proprio con la carta forno. Guardate, facciamo così. Facciamo così, vedete? In modo che poi la carne si sigilli. Tanto è un impasto come una polpetta, lo potete modellare voi e saldare con le mani, con le dita, ok? Vedete, il fatto che gli ingredienti non siano vicini ai bordi vi permette di far sì che la carne si possa modellare e saldare come volete. Perché se ci fossero stati gli ingredienti avrebbero fatto un po' da cuscinetto, non si sarebbero chiusi bene. Adesso, sempre con la carta forno, diamo una forma un po' più rotonda, un po' più cilindrica, diciamo. Lo possiamo modellare proprio con le mani, vedete? E stringiamo per bene, possiamo fare anche una cosa del genere, guardate. Tipo a caramella, proprio per dargli la forma di salsicciotto, di polpettone. Lo lasciamo qui da parte perché adesso vi faccio vedere appunto il vestitino in che cosa consiste. Vi ricordate che all'inizio c'era la storia del vestitino? Prendiamo la pellicola questa volta
E mentre il nostro polpettone rimane in forma, noi facciamo due belle strisce lunghe. Una la lasciamo qui sul banco e la sovrapponiamo con un'altra striscia altrettanto lunga, di 2 dita al centro, guardate. Prima striscia qui, vedete? La seconda striscia la sovrappongo alla prima di un paio di dita, in modo da allargare il foglio di pellicola. Perché sto facendo questa cosa? Perché adesso al centro andiamo a mettere le fette di bacon, di pancetta, potrebbe essere anche speck, anche prosciutto crudo, che però lo speck e il prosciutto crudo si seccano un pochino di più. Questi saranno appunto, sarà il vestitino, come vi avevo detto, del nostro arrosto. Lasciamo sempre 3 o 4 dita da una parte e dall'altra ai bordi, diciamo, perché poi ci servirà di chiudere a caramella il nostro polpettone. Ecco, a cosa serve questo vestito? È una cosa estetica sicuramente, ma la cosa principale è che serve a tenere bello umido il nostro polpettone. Poi diciamo che la pancetta, essendo anche grassa, comincerà a sciogliersi e quindi a proteggere la carne, che si seccherà molto di meno. E poi ha anche un'altra funzione, quella di tenere il polpettone unito, perché spesso e volentieri quello che mi dicono le persone è che il polpettone si spacca durante la cottura. Questo secondo me dipende anche molto dagli ingredienti che mettete all'interno, che devono essere un po' bilanciati, ma potrebbe anche essere una cottura troppo aggressiva che poi fa spaccare perché si secca il polpettone, e quindi questo non succede con queste fette appunto di bacon o di pancetta. Allora, il nostro polpettone abbiamo detto che sarà lungo almeno 30 cm, quindi noi dobbiamo fare questo, questa pavimentazione di bacon lunga magari qualche centimetro in più, giusto per rivestire un pochino anche le estremità. Avete visto? Abbiamo il nostro tessuto di bacon, visto che si tratta di un vestito. Prendiamo il polpettone che nel frattempo avrà preso forma, diciamo, e delicatamente lo mettiamo qui al centro. Ecco, abbiamo visto che forse ce ne sono anche in più di fette, le teniamo da parte perché poi ci potrebbero servire, vi faccio vedere, per il fondo, perché magari le fette non riescono a coprire completamente il nostro polpettone, e allora queste fettine che abbiamo messo da parte magari le metteremo per il lungo laddove non è venuto a essere coperto, ma tanto questa parte, diciamo, la teniamo poi sotto. E adesso ecco cosa andiamo a fare, sempre aiutandoci con la pellicola, vedete? Mettiamo il bacon sopra il polpettone. Come vi avevo detto, vedete che è rimasto veramente un dito di polpettone scoperto. Ecco, questo lo possiamo tranquillamente ripiegare così, e anche questo, anzi questo è in più, vi dirò. Questo riesce a coprire assolutamente, e qui ci possiamo mettere, vedete, un paio di fettine di bacon che poi, ripeto, questa parte la andiamo a tenere sotto. Ok, quindi quando svolteremo il nostro polpettone lo metteremo, questa parte sarà il sotto, quindi neanche si vedrà. Comunque guardate che meraviglia che è diventato. Ora che cosa dobbiamo fare? E qui c'è il trucchetto anche salvatempo. Lo dobbiamo lasciare un attimo in frigorifero in posa, ma voi potete prepararlo anche la sera prima, potete impellicolarlo come vi faccio vedere ora e poi infornarlo quando sarà necessario il giorno dopo, quindi questa è anche una bella soluzione. Quindi stringiamo bene la pellicola in modo che il nostro polpettone prenda una bella forma cilindrica, e poi lo chiudiamo a caramella in modo da dargli una bella forma. Guardate che bello. Potete anche, se volete, fare una doppia ricopertura di pellicola, ma secondo me basta anche così. Adesso prendiamo una teglia e lo lasciamo riposare almeno una mezz'oretta in frigorifero in modo che prenda una bella forma, ma voi, come vi ho detto, potete prepararlo addirittura la sera prima per poi infornarlo il giorno dopo. Va in frigorifero. Ho preso il polpettone dal frigorifero,
stava riposando per mantenersi anche un po' in forma. Elimino la pellicola. Ricordatevi che le strisce che abbiamo messo in, diciamo, per il lungo, lasciamole poi sul fondo. Quindi queste strisce le andremo a appoggiare sul fondo della teglia, ok? Prendiamo la teglia foderata con carta forno. Ci aiutiamo sempre con la carta forno per rovesciare il polpettone in questo modo. Guardate che bello. Poi con le mani possiamo sempre sistemarlo, magari dargli una forma un po' più cilindrica. Guardate se non è bello questo polpettone e che bel vestitino che ha. Perfetto, adesso possiamo infornarlo a 180 gradi per almeno 50 minuti. Ed ecco il nostro polpettone cotto. Guardate che bello che è, rimasto bello compatto. Se dovesse uscire un po' di sughetto sulla teglia, non buttatelo, raccoglietelo, mettetelo in una padellina oppure in un pentolino, aggiungete un goccio di brodo vegetale o acqua, deglassatelo, cioè scioglietelo, e poi se volete potete passarlo al setaccio e fare una cremina da accompagnamento per il nostro polpettone. Adesso lo tagliamo per vedere com'è venuto all'interno, io sono curiosissima. Sappiate che la parte, diciamo, l'estremità potrebbe non avere il ripieno, però ce l'ha invece. Guardate che bella. Guardate che meraviglia, anche la parte, diciamo, esterna, no? L'estremità di solito è ripiegata, quindi magari non ha un ripieno bello consistente, invece anche qui è arrivato. E anche qua diciamo che c'è e non è male, guardate come fila, e direi che siamo molto soddisfatti del nostro lavoro. Guardate, vedete che è ancora caldo il polpettone, lasciatelo sempre un 10 minuti assestare, tagliatelo e poi ovviamente servitelo con un contorno a vostro piacere, che siano patate al forno, che siano verdure spadellate, verdure grigliate, insomma questo è già molto buono e ricco da solo, però con un buon contorno sicuramente farà un bel figurone. Voi preparatelo e fatemi sapere. Alla prossima!